Benvenuti sul canale The Turquoise Shield, io sono Marzia e questo canale è dedicato allo sciamanesimo. In questo nuovo video vi parlo del libro di Sandra Ingerman, Il recupero dell'anima. Cosa significa recuperare l'anima? Perché l'anima va recuperata? Perché a causa di un trauma, che può essere di diversa natura, pezzi di anima possono essersi allontanati per spavento, per proteggersi, oppure perché sono stati più o meno inconsciamente sottratti, rubati da altre persone. Alle volte è la persona stessa che cede parte della propria anima a un'altra persona, parte del proprio potere, cioè della propria essenza vitale, specialmente nei casi di lutto o nei casi di separazione indesiderata da una persona amata. Una parte dell'anima resta con quell'altra persona e questo però causa un indebolimento o, nei casi più gravi, una malattia che va curata. Come? Lo sciamano viaggia nella realtà non ordinaria per andare a recuperare il frammento d'anima perduto. E Sandra Ingemar ci racconta di come lo sciamano debba alle volte convincere l'anima a ritornare, o nel caso in cui sia stata sottratta, in quel caso deve contrattare con la persona che l'ha sottratta, offrendo in cambio altri doni, un'altra guarigione alle volte, perché anche chi sottrae l'anima spesso è stato ferito. È un libro interessante, un libro che dà molta soddisfazione alle persone come me che amano che le cose vengano spiegate con chiarezza, e questo libro sicuramente è molto chiaro. Certo, chi voglia iniziare a praticare il recupero dell'anima su altre persone è invitato comunque a farsi guidare da uno sciamano esperto, perché anche se nel libro è spiegato tutto, non basta leggere per imparare questo tipo di pratiche. È necessario fare un'esperienza, è necessario farsi insegnare da chi ne sa di più. Ingerman dà moltissimo rilievo anche a quello che succede dopo il recupero dell'anima, perché questo è soltanto il primo atto della guarigione, o comunque non l'ultimo. A volte è necessaria una terapia di sostegno se il trauma che ha causato la perdita d'anima è stato particolarmente violento, oppure può essere necessario comunque un tempo per favorire il cambiamento che il recupero innesca. Ricongiungersi con una parte di anima perduta significa innanzitutto avere una immediata sensazione di maggiore presenza nella realtà, una maggiore vitalità. E questo cambiamento può farci capire che magari la nostra vita, come l'abbiamo condotta fino a poco tempo prima, va cambiata in qualche aspetto. Questo mette in discussione anche le relazioni ed è necessario che anche le persone che abbiamo intorno ci aiutino, promuovano il cambiamento che noi stiamo operando. È un libro interessante, io ve lo consiglio, sicuramente uno di quelli che vale la pena anche di rileggere. Personalmente mi sono resa conto che se non avessi io stessa fatto ricorso a un recupero dell'anima, forse alcune cose mi sarebbero sfuggite, alcune cose non le avrei capite. E, e quindi vi invito alla lettura e ad essere molto curiosi e ad esplorare gli altri mondi. A presto!